Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Marina Cafueri e oggi voglio insieme a voi realizzare questi guantini. Allora, i guantini li ho chiamati Lulu perché non so perché, a parte la mia gattina che non c'è più da tanti anni che si chiamava Lulu, ma non lo so, mi hanno ispirato questo nome, questi guantini. Sono guantini facili da fare, partiamo da questo presupposto, quindi anche per chi sta iniziando da poco ad usare l'uncinetto, il nostro magico uncinetto, consiglio di provare perché è veramente facile. L'importante è saper fare delle maglie basse, perché fondamentalmente sono maglie basse e mezze maglie alte. Per il resto seguite il tutorial e riuscirete senz'altro a realizzare questi guantini. Allora, questi guantini tra l'altro, ovviamente fatti così con queste rifiniture, sono molto femminili, però realizzandoli tutti in maglie basse diventano anche maschili, quindi potrete realizzarli anche per i vostri regali, per i nostri maschietti o per regalarli a noi stessi o da regalare a Natale, perché tra l'altro sono anche veloci da fare. Allora, come vedete abbiamo 3 colori differenti. Allora, il primo colore è quello che indossavo io ed è questo, ed è il filato Roma, questo, che è un filato meraviglioso. Comunque vi scrivo tutto nel box informazioni sotto il video, con uncinetto 4. Ok, tra l'altro potete realizzare qualsiasi misura, ok? È spiegato tutto, partiremo semplicemente dal bordino, non dovete calcolare null'altro se non fare il bordino dell'altezza che voi volete e guardare la circonferenza del polso, del vostro polso o di chi dovrà indossare i guantini. Quindi il primo è il filato Roma. Il secondo, che è questo, ve lo mostro indossato perché è carinissimo. Sicuramente qualcuno avrà già capito di che filato stiamo parlando. Questo è il filato Dora. Il filato Dora mi era avanzato un gomitolo di questo colore, avevo già realizzato una creatura con questo filato Dora e, e ho realizzato i 2 guantini e me ne avanza ancora. Me ne avanza ancora perché serve veramente pochissimo filato. Io direi un 50-70 grammi, ecco, di filato più o meno, più o meno. Quindi diciamo un gomitolo, con un gomitolo da 100 grammi ne fate un paio e ve ne avanza anche. Ok, quindi questo è con il filato Dora. E ora vi faccio vedere l'ultimo, sempre con l'uncinetto 4, anche il filato Dora. L'ultimo è questo, con il filato di mano in maglia, che vi ho presentato pochi giorni fa. Bellissimo, vero? E qui ho praticamente utilizzato, io penso, su 100 grammi mi è avanzato tutto questo, quindi io penso davvero un 70 grammi, ma forse anche meno, forse anche meno. Quindi regolatevi, ecco, più o meno questa è una taglia da donna, ok? Quindi da donna, da uomo magari, ecco, vi ci va un pochino più di filato, però diciamo dai 50 ai 70 grammi ci vogliono, ok, per realizzare questi guantini. Quindi poco filato, in pochissimo tempo li realizziamo e adesso andiamo a divertirci insieme con il nostro tutorial, dove vi spiegherò ogni passaggio, ok? Vedrete, sarà semplicissimo realizzarli. Andiamo al tutorial. Benissimo, partiamo col nostro guantino. Vi dico subito che per realizzare questa bordura, perché partiamo da questa altezza di bordura e andiamo a fare la circonferenza del nostro polso, io ho tirato su 4 catenelle.
solo 4. Se ne volete di più, ne potete fare di più fino ad arrivare all'altezza giusta del vostro polso, cioè l'altezza che voi desiderate, ok? Quindi io vado a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle, ok? Ne faccio ancora una, rientro nella quarta e faccio la prima maglia bassa. Nella catenella successiva maglia bassa, nella catenella successiva maglia bassa, catenella successiva maglia bassa. E in totale abbiamo 4 maglie basse. Ok, una catenella per girare, giriamo il nostro lavoro e ora andiamo, vedete, abbiamo fatto, questa è la catenella, andiamo proprio nella prima maglia bassa, che la vedete qui, la testa della nostra maglia bassa, però anziché entrare da questa parte entriamo solo in questa parte esterna, questa. Entro, prendo il filo, maglia bassa, entro, prendo il filo, maglia bassa, vedete che io entro proprio qui, entro, prendo il filo, maglia bassa, facciamo anche la quarta, entro, prendo il filo, maglia bassa, ok, catenella, giriamo il nostro lavoro e partiamo subito dalla prima. Vedete che qui c'è proprio una specie di asola che ha questa parte esterna e questa interna. Io vado in quella esterna, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, andiamo a controllare l'ultima che è la quarta, che è qui, entro, maglia bassa, una catenella per girare e rifaccio di nuovo tutto. Nella parte esterna faccio la mia maglia bassa, parte esterna maglia bassa, parte esterna maglia bassa, parte esterna maglia bassa. Ok, quindi in questo modo noi andremo a realizzare questo bordino qui. Quindi voi dovete andare avanti in questo modo fino a raggiungere la circonferenza del vostro polso, ok? Quindi potete farlo per qualsiasi misura, ok? E tra l'altro può diventare un guantino da uomo se non facciamo questa rifinitura, perché è un po' femminile, no? Questa, se andiamo avanti solo in maglie basse, diventa anche da uomo. Quindi ciò che noi andiamo a fare adesso è raggiungere la circonferenza del nostro polso facendo questo tipo di lavorazione. Ne faccio ancora una con voi, una catenella per girare e poi andiamo nell'asolina esterna della nostra, vedete, questa è la maglia bassa, io prendo questa parte, 1, 2, 3 e 4, catenella per girare e di nuovo 1, 2, 3 e 4 e continuo così fino a raggiungere, ovviamente io l'ho già fatto, quindi farò le stesse maglie che ho fatto da questa parte, la stessa larghezza la farò anche per il secondo guantino. Allora io mi sono fermata a circa 16 centimetri di lunghezza, però attenzione, dipende molto molto dal vostro polso, ok? Ora dobbiamo andarla a chiudere. Io vi consiglierei, numero 1, di andare a scrivere quanti giri avete fatto e di scrivere ogni step che facciamo, quanti giri abbiamo fatto per fare l'altro identico, oppure contemporaneamente partire con 2 guantini. Quindi partite, adesso avete fatto il bordo
del vostro polsino, fermatevi e ne fate già un altro, ok? Per l'altro polso. Questo è un consiglio, poi vedete voi, ok? Io gli altri che ho fatto li ho fatti in coppia, un po' lavoravo uno e un po' lavoravo l'altro, man mano che andavo avanti. Oppure appunto scrivetevi i giri che voi fate. Tenete a questo punto il vostro bordino in questo modo, vedete l'asolina è verso di me. Andiamo a farlo combaciare con l'altra parte. Entriamo con il nostro uncinetto prima da una parte e poi corrispettivamente anche dall'altra parte. Il punto corrispondente, ok? Quindi faccio passare, io sono entrata, prendo il filo e lo faccio passare nell'asolina. Ora devo chiudere tutti i punti, quindi entro nella prima maglia bassa da questa parte e nella prima maglia bassa dalla parte opposta. Prendo il filo e passo direttamente nell'asolina. Ora vado nella seconda maglia bassa da questa parte e nella seconda maglia bassa dalla parte opposta. Prendo il filo, passo nell'asola. Nella terza maglia bassa e nella terza maglia bassa dalla parte opposta prendo il filo e lo faccio passare nella quarta e nella quarta dalla parte opposta prendo il filo e lo faccio passare. Ok, ora giriamo il nostro polsino e siamo nella parte dritta, quella che noi abbiamo definito in questo momento essere dritta. Ok, ora andiamo a fare tutte maglie basse. Io ho scritto che in questo guantino ho fatto 29 maglie basse. Ok, quindi adesso voi non so quante maglie basse andate a fare, ma la cosa certa è che tante maglie basse farete per il guantino destro quanto per il sinistro, ok? Quindi andiamo a fare una catenella, entriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassa. Quindi contiamo ogni maglia bassa che facciamo. Entriamo nel primo spazio, 2, nella gobbetta, 3, nel primo spazio, 4, nella gobbetta, 5, nel primo spazio, 6, nella gobbetta, 7, spazio, 8, gobbetta, 9 e andate avanti così finché non ci ritroviamo ad agganciarci da questa parte. Ok, contate quante maglie basse state per fare e scrivetelo, oppure farete la stessa cosa nell'altro guantino. Benissimo, io ho fatto 29 maglie basse, entro, vedete qui è quella da dove siamo partiti, la prima maglia bassa, entro nella prima maglia bassa, prendo il filo e lo porto all'interno. Ok, una catenella per salire, entro nella stessa, vedete da dove io parto, nella stessa e iniziamo a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa di base. Quindi oramai non serve più contare. Oddio, io conterei ogni giro per evitare di perdere magari una maglia, ok? Io so che sono 29 e ogni tanto, magari ogni giro, non dico ogni giro, ma ogni 2 giri conto quante ne sto facendo per essere certa di aver sempre le mie 29 maglie. Ok, e andiamo avanti per tutto il giro, una maglia bassa su ogni maglia bassa di base.
Quando arriviamo alla fine del nostro giro, dobbiamo agganciarci alla prima. Se avete qualche difficoltà, cioè nel senso, scusate, prendo, ok, facciamo una cosa, da adesso in poi, magari se avete difficoltà a riconoscere dov'è la vostra prima maglia bassa, noi ci agganciamo innanzitutto, ok? Quindi avete visto cosa ho fatto? Sono entrata nella prima maglia bassa, ho preso il filo e l'ho portata nell'asolina. Però adesso faccio una catenella, rientro nello stesso punto e faccio la mia maglia bassa e metto il mio segnapunto così da non sbagliarmi, perché io do sempre per scontato, ma per scontato non si dà mai nulla, ok? Così sappiamo che qui è il punto dove io dovrò agganciarmi per fare una catenella e risalire e fare di nuovo il mio giro. Quindi non ci rimane adesso che continuare a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa di base fino a che questo. Adesso intanto facciamo questo giro ancora insieme, ok, e ci incontriamo proprio qui. Sono arrivata alla fine del giro, vedete è più facile, no? Con il segnapunto. Entro dove c'è il segnapunto, prendo il filo e lo porto direttamente nell'asolina, poi tiro su una catenella, rientro nello stesso punto e faccio la mia maglia bassa. È qui che dobbiamo cambiare di nuovo il posto al nostro segnapunto e lo metteremo proprio nella testa della nostra prima maglia bassa, ok? Adesso andiamo a fare di nuovo una maglia bassa in ogni maglia bassa di base. Per tutto il giro e ci ritroviamo qui. Siamo arrivati di nuovo alla fine del giro. Ora entriamo dove c'è il nostro, vedete, l'ultima maglia, la prima maglia bassa, entro, prendo il filo, lo porto dentro, faccio una catenella, rientro dove c'è il mio segnapunto e faccio la mia prima maglia bassa. Tolgo il segnapunto e lo metto nella testa della mia maglia bassa, proprio qui. Ok, e si riparte di nuovo con una maglia bassa per ogni maglia bassa di base fino a ritornare da questa parte dove ci agganciamo, tiriamo su la catenella, nella stessa facciamo una maglia bassa, cambiamo il posto al nostro segnapunto e ritorniamo a fare i giri. Io dovrò andare avanti fino ad arrivare a questo punto, vi faccio vedere qui, a questo punto qui, cioè forse così vi faccio vedere meglio. Ecco, io devo arrivare qui, ok? Quindi vado avanti per tanti giri che mi serviranno ad arrivare proprio qui, a questo taglio, ok? Quindi fate la stessa cosa anche voi, ci troviamo quando abbiamo fatto questo pezzettino, quindi questo. Ecco qua, io ho fatto 11 volte il giro delle maglie basse, sono arrivata all'altezza che mi interessa, non lo voglio troppo lungo, voi andate avanti qua per quanto lo volete lungo. Ricordate che da che vi fermate, e dobbiamo adesso iniziare a fare gli aumenti per il pollice, da qui vi darà la misura e lunghezza del vostro guanto, ok? Quindi io mi sono fermata a circa 8 centimetri, vedete? Ok. Ora cosa facciamo? Posizioniamo l'unione che noi facciamo ogni volta che arriviamo alla fine del giro nel palmo della nostra mano, ok? E decidiamo quale mano stiamo facendo, quindi in questo caso io ho già la sinistra, devo fare la destra, quindi ok,
la cucitura ce l'ho al centro sul palmo, vedete, questa è la cucitura e poi l'unione, ok? Io posiziono così il guanto, voglio che il pollice mi venga da questa parte. Dovessi fare, perché devo fare la mano destra, dovessi fare la mano sinistra, allora guarderei questa parte qui. Quindi mi serve adesso un marcapunto, mi posiziono come detto la cucitura in centro, qui ci sarà il mio palmo, ok? Quindi questa è la mano che devo fare, questa, ok? Quindi centro, e poi in questo punto, nel punto che io definirò ottimo per il mio pollice, metto il marcapunto, ok? Quindi ho l'unione nel palmo della mia mano e voglio fare il pollice per la mia mano destra, perché la sinistra ce l'ho già. Doveste fare la sinistra, come detto, dovreste mettere il segnapunto da questa parte, il pollice qui. Ok, ora cosa facciamo? Continuo a tenere anche il segnapunto di inizio e fine giro per comodità, ok? Così almeno sappiamo sempre dove siamo e non ci confondiamo. Quindi partiamo come sempre abbiamo fatto: una catenella, entriamo nella prima maglia bassa e facciamo una maglia bassa. Spostiamo il segnapunto sulla testa della prima maglia bassa e continuiamo a fare tutte le maglie basse fino ad arrivare al segnapunto del nostro pollice. Sono arrivata al segnapunto del mio pollice, quindi io entro all'interno di questa maglia bassa e anziché lavorare una maglia bassa ne lavoro 3 nello stesso punto e 3. Ho lavorato 3 maglie basse nella stessa maglia bassa. Ora tolgo il segnapunto e lo metto in quella centrale delle 3, così so qual è quella centrale, ok? Quindi abbiamo 1 2 3 e l'ho messa in quella centrale. Continuo a lavorare tutte maglie basse fino ad arrivare alla fine del mio giro. Arrivati alla fine del mio giro mi devo congiungere, quindi entro all'interno e faccio come abbiamo sempre fatto, e abbiamo finito così il primo giro con il primo aumento del nostro pollice. Andiamo adesso a fare il secondo giro dopo aver fatto l'aumento del pollice. Partiamo sempre nello stesso identico modo. Sposto il mio marcapunto, lo metto sulla testa della prima maglia bassa e lavoro tutte le maglie fino ad arrivare alla penultima maglia bassa prima del marcapunto del dito del pollice. Sono arrivata, vedete, questo è l'aumento che abbiamo fatto, no? Le 3 maglie al posto di una, siamo proprio dove c'è il pollice, ok? Quindi questa è la centrale e queste 2 sono quelle laterali degli aumenti. Entriamo nella penultima, prima del segnapunto del pollice, nella penultima, e ne lavoriamo 2 nella stessa, quindi facciamo un aumento. Nella centrale facciamo solo una maglia bassa e in quella successiva, dopo il segnapunto,
entriamo e facciamo un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia, ok? Quindi quella centrale dove c'era il segnapunto l'abbiamo lavorata normalmente, le laterali abbiamo fatto un aumento da una parte e un aumento dall'altra. Continuo a lavorare una maglia bassa su ogni maglia bassa di base fino ad arrivare al segnapunto di inizio. Ed eccomi arrivata. Faccio una catenella, sposto il segnapunto, devo fare prima la maglia bassa, ho fatto la catenella, faccio la maglia bassa, sposto il mio segnapunto sulla prima maglia bassa e procedo a fare tutte maglie basse. Quindi ho lavorato una maglia bassa su ogni maglia bassa come sempre. Sono qui dove ci sono gli aumenti, semplicemente non faccio più aumenti, ma lavoro una maglia bassa su ogni maglia bassa di base, come tutto il resto del giro. Ok, mi aggancio e ho finito anche questo giro. Ora vi faccio vedere cosa sta succedendo. Allora, qui abbiamo il nostro aumento, ok, che va qui. Io devo salire fino al punto di poter chiudere questa parte, ok? Quindi io non posso dire a voi quanti giri dovete fare, ma da questa parte in cui ci stiamo lasciando, io andrò avanti per raggiungere questo cicciottino qui in mezzo, ok? Devo raggiungere questa parte che sarebbe questa, perché poi devo chiudere il mio pollice e quindi io per l'altro sono andata avanti per 8 giri, quindi sono andata avanti per 8 giri, poi ho chiuso il mio pollice e vi mostrerò, ma voi non guardate quante volte sono andata avanti io, dovete vedere la vostra mano, ok? Quindi salite, fate dei giri di maglie basse senza più fare nessun aumento fino ad arrivare al punto in cui possiamo chiudere questa parte qua. Quindi io farò i miei giri, voi i vostri, ci ritroviamo qui. Ho fatto 8 giri per quanto riguarda la mia misura, quindi circa 3 centimetri e mezzo. Perfetto, 3 centimetri e mezzo. Quello che mi interessava ovviamente era questo, cioè arrivare al punto in cui io posso chiudere questa parte, ok? Quindi ho fatto i miei 8 giri e vedo che qui posso tranquillamente chiudere il mio pollice, vedete? Qui. E sono gli stessi giri che ho fatto ovviamente nell'altro guantino, quindi scrivetevi i giri che voi fate per raggiungere questa parte, ok? Dove adesso vi faccio vedere come andiamo a chiudere. Avrei dovuto fare prima quello destro e poi mostrarvelo con la sinistra, quindi un po' di difficoltà a mostrarvelo, ma da qui capite. Allora, praticamente dovete inserire la mano innanzitutto e mettere un segnapunto proprio in centro, vedete? Nella parte centrale. Allora, innanzitutto la chiusura, cioè di ogni giro lo teniamo ovviamente nel nostro palmo, anche perché abbiamo fatto gli aumenti nella parte del pollice, ok? Quindi siamo negli aumenti, questa vedete, ve l'ho lasciato proprio per mostrarvi, qui abbiamo iniziato gli aumenti, ok? Abbiamo fatto il primo giro con le 3 maglie basse nella prima e poi abbiamo aumentato ai lati delle 3, quella centrale no, ai lati, ma l'abbiamo già fatto. Quindi questa è la direzione del mio pollice, ok? Vi posizionate in questo modo e mettete un segnapunti
nel punto centrale, vedete, tra il pollice e l'indice, quindi nel punto centrale. Contate quante catenelle sono e lo scrivete. Tenete conto però di una cosa. Allora, abbiamo bisogno, e ovviamente contate quante maglie avete qui, ok? Perché abbiamo bisogno di un multiplo di 4, quindi in base alle maglie basse che vi sono rimaste andiamo a aggiustare il tiro qui. Ora vi dico quante maglie basse ho io e come devo aggiustare il tiro. Allora, andiamo a contare quante maglie ho io. Allora, questa non la conto per ora. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e questa che va a unire 24. Quindi ho un multiplo di 4 e quindi ci siamo. Non avessi avuto il multiplo di 4, e tra l'altro corrisponde allo stesso numero, vabbè, ma è tutto calcolato. Allora, non avessi avuto un numero multiplo di 4, avrei regolato la chiusura in più o in meno. Ok? Quindi mi regolo, aggiungo o tolgo maglie al mio pollice pur di avere un multiplo di 4 nel nostro palmo. Ok? Questo è dove noi uniamo il giro e questo è dove noi uniremo il nostro pollice. Ok? Chiaro, no? È facile questa cosa. Contate quante maglie avete nel vostro palmo e devono risultare un multiplo di 4. Se non le avete, sistemate, cioè aggiungetele al pollice oppure toglietele al pollice in modo da avere qui un multiplo di 4. Fatto questo, torniamo al nostro. Io quindi non devo regolare nulla perché l'avevo già. Andiamo qui. Riprendiamo catenella, entriamo e andiamo a fare il nostro classico giro di maglie basse. Però questa volta andiamo a lavorare solo il palmo, escludiamo il pollice dalla nostra lavorazione. Quindi io lavoro tutto il mio palmo e quando arrivo al pollice, in questo caso il pollice della mano destra, vedete dove c'è il mio segnapunto qui, io entro sia in questa maglia bassa verso di noi, ma anche nella maglia bassa corrispondente della parte opposta, dove c'è il segnapunto. Entro e faccio la maglia bassa. Quindi ho unito il giro, vedete, lasciando il pollice fuori. E poi giro, questa è lavorata, vedete, e rientro in quella libera e faccio tutte maglie basse. Prendo un po' di filo e qui ho unito il mio primo giro senza il pollice. Tiro su la mia catenella, entro maglia bassa, sposto sempre il mio marcapunto, segno la testa della prima maglia bassa e procedo. Allora andate avanti per un altro giro soltanto per quanto riguarda me, vedete? Ho fatto soltanto 2 giri di maglie basse, quindi io vado avanti ancora un giro. Io faccio praticamente 1 centimetro, ok? Vado avanti 2 giri e poi iniziamo a fare la decorazione. Vedete, io ho fatto 2 giri, praticamente 2 giri di solo maglie basse, quindi che corrispondono a questa parte qui. E adesso andiamo a fare la decorazione. Premetto una cosa: se voi volete invece di fare la decorazione farlo da uomo e quindi la decorazione proprio non ci sta, quindi andate avanti semplicemente con maglie basse, ok? Quindi non seguitemi nella decorazione, continuate ad andare avanti finché non arrivate al punto in cui
va bene come misura, ok? Perché, ripeto, stiamo facendo sì un guantino da donna, ma lo stesso guantino può essere utilizzato da un uomo senza utilizzare questa decorazione che invece adesso andiamo a fare. Partiamo quindi con la nostra decorazione. Andiamo a fare, da dove ci siamo uniti, andiamo a fare solo 2 catenelle. Questo lo possiamo togliere e lo possiamo mettere nella seconda catenella. Ok, allora quindi abbiamo occupato questo spazio come è inteso per praticamente le 2 catenelle sostituiscono la mezza maglia alta. Saltiamo, questa è occupata dalla mezza maglia alta, saltiamo questa maglia bassa, andiamo nella maglia bassa successiva, entriamo, prendiamo il filo come per fare una maglia alta, ma in realtà non la lavoriamo, quindi la teniamo ferma così, in questa posizione, ed è la stessa altezza delle 2 catenelle. Riprendo il filo e rientro nello stesso punto. Prendo il filo e non lavoro nulla, quindi lascio proprio così. Di nuovo prendo il filo, rientro, lo riprendo e via. Quindi, come vedete, è come lavorare una maglia alta, ma in realtà non abbiamo lavorato nulla, abbiamo solo tenuto il filo sul nostro uncinetto. Allora adesso ne abbiamo 2, 4, 6 e una sono 7. Prendo il filo, lo faccio passare attraverso e blocco. Ritorno nella stessa maglia bassa a fare la stessa cosa, quindi entro, prendo il filo e tiro altezza dell'altro, più o meno. Prendo il filo, rientro, lo riprendo, proprio come fare una maglia alta, ma non la lavoro. Prendo il filo per l'ultima volta, in totale sono 3 le volte. Abbiamo 2, 4, 6 e 7 asoline. Prendo il filo, passo dentro e blocco. Ora saltiamo questa maglia bassa e nella seconda faccio una mezza maglia alta, quindi ho 3 asoline, prendo il filo e lo chiudo tutte e 3 le asoline. Filo sull'uncinetto, questa non la lavoro, entro in quella successiva e rifaccio i punti puff, quindi 1, 2, 3, prendo il filo e chiudo tutto, blocco e ricomincio da capo. 1 nella stessa maglia bassa, 2, 3, prendo il filo, passo dentro, blocco, salto questa maglia bassa, vado nella successiva, chiudo tutte e 3 le asoline. Di nuovo ne salto sempre una, vado in quella successiva, 1, 2, 3, prendo il filo e chiudo tutto, blocco, rientro, recupero un po' di filo, aspettatemi, 1, 2, 3, prendo il filo, chiudo, blocco, salto una maglia bassa, nella seconda vado a fare mezza maglia alta, salto una maglia bassa, nella seconda vado a fare di nuovo 2 punti puff, 2 e 3, chiudo, blocco, rientro nella stessa maglia bassa, 3, chiudo, blocco, salto una maglia, vado in quella successiva e faccio una mezza maglia alta,
salto una maglia, nella successiva di nuovo 2 punti puff, 3, blocco, rientro nella stessa, 1, 2 e 3, blocco, salto una maglia, nella successiva mezza maglia alta, salto una maglia, nella successiva 2 e 3, blocco, 1, 2, 3, blocco, e ora salto una maglia e vado ad agganciarmi qui nella seconda delle catenelle che ho fatto all'inizio. Quindi entro, prendo il filo e lo passo dentro. Ora salgo su con 2 catenelle e faccio il cambio. Quindi nella seconda catenella metto il mio segnapunto, così. E adesso dove vedete i 2 punti puff, entrate proprio nel centro e fate i 2 punti puff. Esattamente, seguite esattamente ciò che vedete sotto. Bloccate, rientrate nel punto puff, 1, 2 e 3. Bloccate e andate sopra la maglia alta, vedete dove c'è il buchino sulla sinistra, qui, e andiamo a fare la mezza, non maglia alta ma mezza maglia alta, e andiamo a fare la mezza maglia alta chiudendo tutte e 3 le asoline. Poi di nuovo sul punto puff fate il punto puff, i punti puff perché sono 2, senza catenelle, non stiamo usando catenelle di separazione. Blocchiamo soltanto, andiamo nella mezza maglia alta, entriamo proprio sulla sinistra, vedete qui, e chiudiamo le 3 asoline e poi si riparte di nuovo da capo. Ok, e andate avanti così, poi vi congiungete come vi ho mostrato, andate avanti quante volte desiderate. Io qui vado avanti soltanto 3 volte, ok, perché raggiungo, vedete, vi mostro, perché raggiungo l'altezza del mio mignolo, vedete? Rimane appena il mignolo fuori, quindi mi sono fermata a questa altezza. La stessa cosa andiamo a farla nel mignolo. Il mignolo però non abbiamo calcolato che sia un multiplo di 4, quindi per il mignolo cercheremo di aggiustare il tiro, come dico io. Quindi qui viene perfetto perché abbiamo fatto un multiplo di 4. Nel mignolo non sappiamo perché abbiamo dovuto lasciare o togliere delle maglie in questa parte qui, quindi probabilmente nel mignolo non avremo il multiplo di 4, ma lo sistemiamo, vedrete come faremo. Intanto andiamo avanti in questa parte qui, raggiungiamo l'altezza che ci interessa e facciamo il punto gambero per finirlo. Ok, ho finito i miei 3 giri e adesso voglio rifinire con il punto gambero. Il punto gambero può essere la rifinitura anche per il guanto da uomo, quindi se voi siete andati avanti per x centimetri con le maglie basse, ok, per ricoprire la parte delle falangi, e a questo punto voi come finale potrete fare il punto gambero che conoscete tutti. Quindi io faccio una catenella, entro e faccio una maglia bassa, e poi cosa faccio? Anziché andare avanti verso la mia sinistra, vado indietro come i gamberi e vado indietro in questo modo. Allora guardatemi, vedete che questo è il punto puff e qui c'è uno spazio, quindi entro nello spazio, prendo il filo e faccio la maglia bassa. Ora entro in questo spazio, cioè tra i punti puff, quindi entro, prendo il filo e faccio la maglia bassa. Entro adesso tra il punto puff e la mezza maglia alta, qui, prendo e faccio il mio punto gambero. Allora, che poi sarebbe una maglia bassa, però la sto facendo adesso anche qui nel foro
successivo. La sto facendo però indietro, una maglia bassa indietro, ok? Quindi vedete, non sto andando avanti verso sinistra, ma sto tornando indietro, inclinando l'uncinetto, posizionandolo nella parte che mi interessa, in questo caso tra i due punti puff, prendo il filo, lo porto su e poi chiudo insieme. Quindi è questo il movimento che devo fare. L'uncinetto, vedete, verso l'alto, poi torna dietro per prendere il filo e chiudiamo le due asoline. Quindi così, così, morbidamente, senza troppo stringere, così, in tutti i fori praticamente, vedete? Se invece state facendo il guanto da uomo e quindi avete solo maglie basse, dovrete fare quello che sto facendo io in ogni maglia bassa. Se vedete che viene troppo largo, ogni tanto, anziché andare su ogni maglia bassa, ne saltate due e andrete sulla maglia bassa successiva. Dipende da se volete stringere leggermente sulla parte sopra. Quante maglie saltare non ve lo so dire, perché dovete voi stesse regolarvi in base alla misura della mano che dovete fare. A volte non serve neanche non saltare qualche maglia bassa, semplicemente ogni maglia bassa andrete indietro e farete il punto gambero come ve lo sto mostrando io per tutto il giro. Ok? Ecco, siamo partite da qui, vedete? Quindi l'ultima, io entro da dove sono uscita, da dove sono partita, prendo il filo, lo porto dentro, ok? E poi taglio. Faccio passare il filo nell'asolina e chiudo. Ed ecco qua. Come vi dicevo, è bellissimo. Va bene, come vi dicevo. Ora, se non volete fare la decorazione sul pollice perché per 1000 motivi, semplicemente fate i giri in tondo, ok? Cioè praticamente partite dal centro con una catenella e fate su ogni maglia bassa una maglia bassa, poi vi unite a fine giro, tirate su la catenella e continuate a fare i giri. E quello è semplice con le maglie basse. Se invece dobbiamo andare a fare la decorazione, allora dobbiamo far questo. Innanzitutto togliamo pure il segnapunto che non ci occorre più. Ok, ora partiamo io parto dal centro, ok? Esatto, proprio da qui. Prendo il filo a nuovo, voi unitevi come sempre fate, e qui allora teniamo una bella gugliata per poter poi nascondere il filo. Quindi uno, io prendo il filo, lo passo dentro, poi faccio un incrocio dietro. Per bloccare faccio una maglia bassissima, rientro e riprendo di nuovo il filo in questo modo. Allora, ovviamente facendo in questo modo qui abbiamo già lo spazio di una catenella, quindi io ne faccio un'altra per averne due. Ok, ora faccio la stessa cosa che ho fatto di là, quindi ne salto una e in quella successiva vado a fare 1, 2, 3, faccio esattamente la stessa cosa, 2 e 3, blocco, poi ne salto una e in quella successiva vado a fare la mia mezza maglia alta, ne salto una, nella successiva 1, 2 e 3, blocco, rientro, 1,
2 e 3, blocco, qui facciamo una mezza maglia alta e ora andiamo a vedere cosa abbiamo. Allora vediamo un po', io ne salto una, qui faccio il mio punto puff e qui la mia maglia. Vediamo quanti punti puff avevo qua. Allora 1, 2 e 3 punti puff. Vediamo quanti ne ho qui. 1, 2 e adesso faccio il terzo. Quindi io qui faccio il terzo, salto 1 e mi aggancio di qua. Perfetto, io arrivo bene anche in questo caso. Se per caso non avete spazio per fare allora questo punto è composto da un punto puff e una mezza maglia alta in questo caso. Ecco, se non avete lo spazio per farlo, semplicemente o non saltate la maglia o ne saltate 2, ok? Pur di arrivare a fare in modo che la sequenza sia la stessa, tanto i buchi non si notano più di tanto, ok? Quindi semplicemente rubate una maglia o cedete una maglia. Quindi se io non riuscivo ad arrivare qui bene, avrei potuto per esempio o non fare, perché se ne ho troppe poche facevo qui la mia mezza maglia alta, ok? E poi quindi saltavo questa e andavo qui, oppure se ne avevo troppe maglie basse sotto, ne avrei saltate 2, sarei andata qui, avrei fatto la mia mezza maglia alta e poi avrei proseguito. Ok, dobbiamo imbrogliare, che brutta parola, il lavoro in questo modo. Io invece qui vado bene come punti, quindi salto, qui faccio la mia 1, 2 e 3. Ok, ovviamente come vi ho consigliato fin dall'inizio, voi vi scriverete tutti i passaggi che avete fatto per poter fare l'altro guantino identico. Ecco, io a questo punto mi collego nel primo punto fatto qua. Ok, e chiudo. Se volete, io qui non l'ho fatto, vedete nell'altro, se volete fate un punto gambero anche qui. Io non l'ho fatto perché mi andava troppo su, quindi non lo faccio neanche da questa parte, ma voi potete tranquillamente farlo. Soprattutto se è quello da uomo, io direi che è consigliato. Questi fili vanno poi tutti nascosti, ok? Benissimo. E abbiamo fatto il nostro guantino. Ora, per chi vuole fare questa decorazione, è semplicissima da fare, la facciamo insieme. Andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, ok? Ora 1 e 2 catenelle, lasciamo la terza e sulla quarta, a partire dall'uncinetto, vorrei tanto farlo, eccolo, 1, 2, 3, nella quarta, qui, entriamo e facciamo il punto puff. Esattamente come vi ho spiegato. Blocchiamo, rientriamo sempre nella quarta, blocchiamo, ora entriamo nella prima, quindi ne saltiamo una, questi fili, allora ne saltiamo una, nella prima entriamo e facciamo una mezza maglia alta, ok, e abbiamo fatto il primo giro. Ora 1 e 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro, entriamo nel punto puff, 1, 2, 3, chiudiamo, blocchiamo, entriamo di nuovo tra i due punti puff, 2 e 3, sono troppo vicino, ok,
Adesso nella prima catenella entriamo e andiamo a fare la nostra mezza maglia alta. Facciamo 2 catenelle e giriamo il lavoro. Stessa cosa nei 2 punti puff, tra i 2 punti puff entro e faccio il mio punto puff. Rientro e faccio il secondo. Ora nella catenella entro, nella prima catenella entro e faccio la mia mezza maglia alta e vado avanti così per la misura che volete, cioè voi mettetela sul vostro polso e lo fate, e fatela lunga quanto volete. Io l'ho fatta di 1, 2, qui ce n'è 3, 4 e 5. Ho fatto 5 volte questo giro, quindi ne faccio ancora 2 e poi vi mostro come arrotondare la parte, molto semplice. In realtà io qui avevo calcolato 5, invece qui ce ne sono 2 qui sotto, quindi ne avevo 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giri ho fatto. Ora tagliamo il filo lasciando un pochino di filo, qui ho esagerato. Chiudiamo innanzitutto il lavoro quando arriviamo all'altezza della decorazione che ci piace, ok? Mettendola sopra il vostro polso, provate a fare delle prove, vedete come vi piace di più. Se la volete così rettilinea nella parte finale, bene, altrimenti prendete un ago, perché l'ho fatta semplicemente con un ago. Prendete un ago, infilate l'estremità del filo e poi con molta semplicità entriamo. Io sono entrata nelle maglie basse che abbiamo qui sopra in questo modo. Ed eccolo qua. Poi sono rientrata e ho bloccato il filo, semplicemente. Ecco, taglio e faccio la stessa cosa dalla parte opposta. Allora, questa parte potete farla o non farla, lì dipende da voi. Io faccio una piccola pince proprio aspettate, ve lo faccio capire meglio. Vedete, è leggera, una leggera pince proprio qua sopra, qui, leggerissima. Quindi io cosa faccio? Ho il filo con l'ago, entro e faccio questa leggera pince nel punto in cui voi decidete di farla, ok? In questo modo. Faccio solo 2 giri, tanto dobbiamo, ecco, è praticamente uscito. Rifacciamo. Ok. Ok, perfetto. Una leggera pinza in modo tale che si stringa leggermente questa parte. Ora entro in centro nella mia decorazione, la posiziono dove voglio, la fisso ok. Qui devo andare, oddio, speriamo che si è vista la parte. Comunque l'ho fissata, ok, ho fissato questa parte al guanto. Adesso devo andare a stringere in questo modo, a fare tipo un fiocchettino. Quindi entro
nel lato, passo in centro e vado nel lato opposto, così. E stringo quanto volete stringere, ok? In modo tale che si formi un fiocchettino. Ripasso in modo che si fermi. Ecco qua. Ora faccio passare, ovviamente non passa, devo cambiare il mio ago. Ho cambiato l'ago ovviamente perché non si poteva neanche vedere. Ok, e vado a bloccare il mio bottone. Sempre se riesco a centrare il buchino. Ecco qua. Taglio il filo, sistemo tutti quanti i fili che avevo fuori, io l'ho già fatto, e ragazzi abbiamo fatto il nostro guantino. Guardate che caruccio che è. Adesso mettiamo anche l'altro e voilà, la la la.